Quest'estate ho deciso di villeggiare in un camping attrezzato dove, ahimè, c'era un regolamento vietato l'uso dei grill o dei barbecue a carbone, quindi a fuoco libero. Cosa è consentito? Solamente barbecue a gas o di quelli elettrici. Raga, ma chi è che si carica un barbecue a gas o un barbecue elettrico in macchina e se lo porta a camping? Ci vuole molta volontà. E allora ho rinunciato, ma non mi sono dato per vinta. Infatti, girando e passeggiando per il camping, in un'area pubblica del camping stesso ho trovato un picnic non menzionato dal suo sito internet, dove in un angolino c'era un grill a carbone in discrete condizioni. C'è una griglia sporchissima che andrà pulita e poi dopo useremo dei sassi o delle staffe di ferro lì buttate a terra per regolare la griglia in altezza. Che cosa ci manca? Ci manca tutta l'attrezzatura necessaria per grigliare. Di che cosa ho bisogno per completare una mia grigliata? Sicuramente della carne che ci andremo a procurare dal macellaio, una pinza artigianale che mi serve per manovrare i cibi sul grill e anche per muovere la carbonella sotto alla griglia e soprattutto ci manca il combustibile. Andandoci a fare un giro per il campeggio scopriamo dei pioppi. Ho bisogno dei rami secchi, non come questo così sottile, almeno un po' più doppi come questo, in modo che mi possa dare della brace. Facendo una passeggiata ancora trovo altri rami più doppi già spezzati dalla natura, me li vado a prendere, poi li pulirò delle foglie e dei ramoscelli che non mi servono e farò un mucchietto di legno da ardere e quindi andarmi a fare la brace. In mezzo a questo gruppo di rami vado a individuare dei bastoni abbastanza dritti. Questi, spezzati a metà e messi in parallelo, mi serviranno per andarmi a costruire la mia pinza per cibi da grigliate. Noto che c'è anche un albero di olmo secco, posso andare a spezzare i rami che ormai sono secchi, quindi inutili, e posso andarmi a fare della legna mista per la brace. I pezzi più grossi li utilizzerò per fare la brace, quelli più piccoli, come le foglie secche, le utilizzerò per innescare il fuoco e accendere i rami più grossi. Poi vado a pulirmi e a sistemarmi questi bastoncini abbastanza dritti che mi serviranno per realizzare una pinza artigianale. La prima cosa li dovrò andare a tagliare a misura, quindi li dovrò fare della stessa lunghezza, tranne un pezzettino che mi servirà da fulcro che metterò centralmente, e poi andrò a pulire le punte dalla corteccia con un coltello. Quindi via tutto il superfluo, le punte pulite dalla corteccia con un coltello, un pezzettino della giusta misura che metteremo al centro che farà da fulcro, che ci permetterà quindi di elasticizzare i due rami e fare l'apertura e chiusura a molla, in modo che possiamo prendere i cibi con questa pinza artigianale. Dopodiché dovrò andare a prendere una corda, un elastico, un nastro adesivo, scotch, nastro isolante, quello che vi trovo, qualcosa per legare tutti e tre i bastoni parallelamente. Io in questo caso sto usando quegli elastici che si usano per legare i pacchi alla bicicletta o alla macchina. Vado a stringere la corda, la giro intorno alla parte finale dei bastoni, controllo che le parti estreme fra di loro si toccano, quindi sono in grado di chiudersi e prendere i cibi, e vado a stringere e fisso il tutto. Io sfrutterò i ganci stesso del mio elastico. Se voi avete una corda, farete sicuramente un nodo che stringerà il tutto. Ecco qui la nostra pinza funzionante e utile per manovrare i cibi sulla griglia. Ecco le nostre carni. Innanzitutto abbiamo una bavarese da cucinare e anche della coppa di cinta sienese. Entrambe sono l'una da fare in dry breeding, l'altra da marinare. Come facciamo in questa circostanza? Per prima cosa asciughiamo
la costata, la cospargiamo con il sale e la mandiamo in dry cleaning. Abbiamo solo una vaschetta di alluminio. Sotto mettiamo dei rami di pioppo puliti dalla loro corteccia in modo che possano fare da spessore e quindi possa gocciolare il liquido all'interno della vaschetta. Per quanto riguarda invece la cinta sienese, l'andremo a mettere in marinatura con una emulsione di olio, sale e limone e la facciamo stare per almeno mezza giornata in un barattolo. Se avete un coperchio la potete anche chiudere. Prendete il tutto e la mettete in un frigorifero. Io sono fortunato, ho il frigorifero e quindi farò il tutto nel frigorifero. Se invece non avete un frigorifero a disposizione, potete fare un qualcosa del genere un paio d'ore prima di andarle a cuocere, mettendole in un posto al fresco. Mentre la nostra carne sta in preparazione, andiamo invece a pulirci la griglia. Useremo un sasso o un pezzo di mattone e poi andremo a rifinire con un limone. Dopodiché andremo a prepararci il fuoco mettendo il legno intrecciato e imbevendo un tovagliolo con dell'olio d'oliva possiamo andare ad accendere il fuoco che poi innescherà il tutto e ci produrrà la brace. Per pulire ulteriormente la nostra griglia possiamo già andarla a mettere a fuoco. La puliremo ulteriormente con dei tovaglioli imbevuti di olio d'oliva e siamo pronti per andare a cuocere i primi nostri pezzi. La vaschetta d'alluminio la useremo come coperchio in modo da fare una cappa alle nostre salsicce e dargli quella cottura da indire. Notate come si usano bene le pinze per manovrare i cibi. Finita la vostra cena, ricordate sempre di spegnere la carbonella con una bottiglia d'acqua e di lasciare tutto in ordine come avete trovato. Missione compiuta e buon appetito!